Mamma mia, senti la chitarra, sa mi ricorda quanto ci siamo divertite. Siamo andate a Sarviano con tutte le mie compagne. A Sarviano, alla festa delle fave. Che festa, bimbe! E che fave! Rieccoci amici, siete pronti per un nuovo strabiliante evento culinario in cucina con il Bocca? Ah già, oggi non sono solo, guardate un po' chi mi è venuto a trovare. Siamo tutti al buio, Tutti al buio. Mettiamoci così che c'è la luce, si ecco, ci in questo momento sì, lo vedete, è lui. È lui, il Bocca. è lui il mitico chef barbato. È lui, guarda, è lui Guarda, davvero. c'è anche la luce di va, sembra di essere al lanternino. Allora, Comunque, che cos'è? Io domani- faccio la sangria. Sì. Tu cosa fai? Qualcosa inventerò, devo vederlo. Ma perché una bella paella no? No, diventa... Con la sangria? Fai tu. Con la sangria Però ci mettiamo la sangria a fiamme perché io la volevo fare, poi ho detto vabbè la rifaccio. Quindi... Beh, non lo sa nemmeno lui se deve fare, te lo dico io, vieni, non ci si crede. E di quello buono. L'olio di quello buono. Dopo le dovute presentazioni, i nostri ospiti hanno avuto l'accoglienza che meritavano. Ne ho preparato un pesciolino sulla brace con due patatine cotte sotto la cenere che levavano di sentimento. Se volete conferma, chiedete pure allo chef. Poi, finito di mangiare, ce ne siamo andati a letto tutti belli caldi. La mattina seguente ci siamo trovati a casa di Andre e col motorino ci siamo avviati verso il mercato centrale di Livorno a fare un po' di spesina naturalmente. Ci siamo, siamo a fare la spesa. Al mercato siamo andati direttamente al reparto del pesce, il Miregno. Cercavamo un po' di robina per fare una ricetta tipica, ma siccome era lunedì e tardi a bestia si è fatto un giro fra banchi e cercando abbiamo trovato delle bellissime acciughe e queste meravigliose seppioline nostrali. Guardatevi, tanta lana! Contenti della spesa abbiamo fatto un giro nella mitica piazza Cavallotti con tanto di foto. E poi alla fine siamo andati tutti all'orto di Andre, le cui meraviglie troverete raccontate sul canale Super Green. Dobbiamo prendere questa. Cazzo, non ci arriva. Tirami su. Tirami su, ci vuole il Vabbè, paranco, tirami su. Tiro su io. Andiamo a vedere le pesche, qua vedo. Ne sono rimaste poche, ma qualcuna c'è. Ma come si dice, poche? Ma buone. Bellissime. Questa è la mela, che non è una mela cotogna, è una mela perogna. Si dovranno un po' scattivire perché naturalmente come tutte le cose biologiche non hanno preso nessun tipo di anticrittogrammi, schifezze, eccetera, chiacchiate varie che Esatto. rovinano a noi e rovinano tutto l'ambiente. Esatto, questo è importante. Tappa finale fornelli per farvi assaporare della buona musica per il vostro palato. Rieccoci tutti quanti bimbi e bimbe, quest'oggi dal Bocca un grandissimo, lo chef Stefano Barbato è qui in compagnia del Bocca, meno male. Devo parlare qui? Ma parlare così pensano male, è meglio star lontani. Fate i bravi, potete. Sì. E comunque quest'oggi prepareremo? Due cosettine, una speciale la fai te, che è una spaghettina, una linguina, e io cosa farò? Te mi ha detto fa la sangria per... Vabbè, per ciucciare un pochino. Mi sembra giusto ciucciare, perché con lo spaghettino che faremo, con la linguina che faremo ci verrà quella giusta sete per bere la nostra mitica sangria. Sul mio canale carichiamo la sangria. E sul mio lo spaghettino. Sul tuo lo spaghetti, che poi è una linguina. Vabbè, lo spaghetto. Ci riesce a dire lo spaghetto. Ma che cosa la facciamo sta linguina? Dai, raccontami. Allora, gli ingredienti. guardiamo subito gli ingredienti. Vediamo. Allora, per fare questi linguine che si è trovato, linguine. Linguine cioè veloci ma da ciucciarsi le dita, ci vogliono mezzo chilo di linguine, mezzo chilo di acciughe eviscerate, pulite e aperte a portafoglio, un po' di pangrattato, delle olive dolci, 2 filettine di acciughe sott'olio, un po' di aglio, 2 spicchiettini d'aglio e del finocchietto. Ma vedo che c'è anche dell'altra roba.
Allora, qui abbiamo della mentuccia, poi un po' di basilico. Questo non è bruttino, questo è proprio il tipo di È colore. il tipo di basilico viola, come ci riempiano le bare, no? Vabbè. Però è molto saporito. Molto buono. profumoso. Adesso non è che uno ha proprio bisogno di avere quello. Va No, bene ci il sa. basilico, però se ce l'hai così che viene fuori quell'aroma, quel sapore In più. un pochino di più, è ancora meglio. E poi qui abbiamo delle seppioline di quelle piccoline che andiamo a farle scottate perché le mettiamo insieme a questo spaghettino. Una guarnizione. Una guarnizione, una decorazione, però in È un realtà grande chef, lei è un facciamo grande. qualcosa di spettacolare. Spettacolare. Come si fa? È spettacolare, è spettacolare. Siamo, Andiamo, se dai. non ci portano via oggi, non ci portano via più. Mai più, Ve lo mai dico. più. Ma veniamo subito a Vai, questa cominciamo, preparazione. Cominciamo. Per tutto questo cibo, mi raccomando, olio di vellobono, Chiaro. Non deve mai mancare. Non, Non deve mai mancare. non deve mai mancare. Non deve mai mancare. L'olio di quello di vello. Di vello. Di vello buono. Non deve mai mancare. Non deve mai mancare. Via. Mi sento un cartone animato. Anche due, guarda. Allora, accendiamo subito il tegame. Vai. Sì, chef, dimmi cosa devo fare, dai. Schiacciami l'aglio, vieni. Ok, arrivo, pronto. Allora, l'aglio lo lasciamo in camicia, schiacciato. Track, pronto. Facciamo così. E Perfetto, voilà. grazie L'aglio mille. è pronto. Un secondo, prendo l'olio Di quello buono. di vellobono. Di quello buono. Ce ne mette 7-8 cucchiai. E mettiamo Vai. ok, lo spicchio d'aglio. Spicchiettino d'aglio. In camicia. Perché in camicia? Perché così almeno la parte della pellicina va ad assorbire l'eccesso del profumo dell'aglio. Se no ti torna a gola e un po' fa franella, vero? Esatto. Ti preparo anche il finocchietto per il soffritto? Grazie mille, chef. Ok. Sì, Ci vado a chef. mettere anche Vai, un po' di un po' di peperoncino. Se lo mettiamo non è buono, eh. a chi non piace non ce lo mette, ma a noi ci piace, ci fa anche Come buono. fai a non mettercelo? Mi sembra il minimo. Comunque questa è una mannaia, non è un trinciante, è un trinciantone. È un trinciantone. Ma va bene, è buono. E la cosa buona è che questo finocchietto qua l'abbiamo preso È qua selvatico nello come studio. quasi tutto l'ortaggi che abbiamo qua quest'oggi. È spettacolare, è spettacolare, è spettacolare. Prego chef. È Vado? pronto? Vada. Vai chef, vai, vai. Vai chef. Butta dentro. Come va il fuoco? Va bene, sentite, sentite. Già prende tutto. Chef, intanto io ti preparo anche Le acciughine, tagliamele a modino, io preparo l'olive Ok. da mettere nel soffritto. Lasciamo Naturalmente qua che tanto... abbassiamo, se no invece di soffriggere si brucia, che non è bello. Esatto. Prego chef, prima si mette questa, vero? Vai, una acciughina, mi raccomando, una sola, da sfare proprio, dentro il nostro soffritto. Quell'altro ce la serviamo per dopo, vero? Assolutamente sì. Tanto vado avanti. Denocciolate. Vai, te taglia, io faccio le olive denocciolate. Senza nocciolo, sì, perché... Se no, anche se lo mangi per rifalla è dura. Ma poi è anche bello perché diventano un po' croccantine. Diciamo che questa è un po' tipo una puttanesca o una pasta con le sarde Sarde siciliane. siciliane. In realtà non è né l'una né l'altra, è proprio il classico spaghettino che poi noi utilizziamo la linguina shue, fatto apposta per Veloce, vero? veloce. E poi tanto pesce, così almeno prende proprio tanto profumo di mare. Che ci serve l'omega 3, Questo sì, poi queste qui sono veramente fantastiche. Queste sono di qua di Livorno. Di Livorno, Massimo Piombino, guarda, te lo dico io. Ma secondo te ci chiamano a metro chef oppure no? No, a metro chef no, al massimo è mezzo metro. Mezzo metro tutte in una volta. Vabbè. E voilà. E poi chi è che l'ha pulite queste acciughine? La signora, la mamma d'Andrea, che è una grande aiuto per me, ve lo dico, se non ci fosse lei il bocca non ci sarebbe, perché mi toccherebbe pulire, non sono un grande pulitore, sono code, di solito, Sei uno sporcatore. È di solito, uno sporcaccione. come si suol dire, il cocchi la cucina, Mi sciacquo la zampina. sempre, le mani, mi raccomando, a tutti quelli che fanno da mangiare, lavatevele almeno 5 o 6 volte il minuto, perché se no mettete sapori troppo tutti insieme, vero? Senti un po', chef, guarda qua che profumino che sta vedendo fuori. Ma ci non senti siamo. questo finocchietto selvaggio? Ci credo. Che sta dando? Voilà. Dammi una pinzetta che eliminiamo l'aglio, va che è già pronto? Sì. Ce l'abbiamo? Sì, qui dentro, guarda, una pinzettina di vesteviccio, non ce n'ho Perfetto, altre. va bene anche questa. Non l'hanno rubata. Ora l'aglio si può eliminare perché quello che doveva fare il suo lavoro l'ha fatto, il suo profumo l'ha lasciato. Ci mettiamo prima le olive Vai, che si vai. fanno soffriggere leggermente. Un attimino.
Proprio fuoco minimo. Non deve proprio... Bruciare. Esatto. Aspettiamo ancora 15 secondi e poi a Andremo... buttare dentro questa. Intanto... Tanto facciamo la preparazione La del... mucicata. Amucicata. Insomma, il parmigiano dei poveri. Bravo, come te Prepariamo lo... qua questo dopo. Quindi questa la mettiamo qua. Tanto io vado a mettere le nostre acciughine fatte a pezzettini dentro questo soffrittino Fantastico. spettacolare. Senti Bocca, ma cos'è questo? Olio di vello buono. Ma davvero? Ci può fare anche il bagno. Mamma mia, è È buono. buono veramente? Sì, bisogna dirla a Sì. bassa voce perché è buono. Questo l'ho fatto a mano da mio zio, Oh, ma tu zio gli devi dire che ci dopo deve- mi devi dare almeno un paio di bottiglie da portare Un paio di su bocci ci al vuole. morto. Ti farò da ultimo, puoi avere un bel po' di cinghiale di quello... Mamma mia, Come livello si buono, livello buono, il cinghiale. Ecco, ragazzi, io quando mi hanno chiamato loro mi ha detto chef ci vieni a trovare, facciamo qualcosa insieme. Così devo dire. E loro sono i miei sogni, i miei idoli, mi fanno impazzire. Ho detto ma non ci credo, veramente il Bocca mi ha chiamato. Ebbene yes. È veramente, Ebbene, yes. non è vero, lui è un modesto, a differenza di noi livornesi che si tira Ma non dire che... Non dire- Cos'è questo? aglio in camicia spezzettato. Lo mettiamo, sì, lo mettiamo qua dentro. Dai, continuiamo la preparazione, mettiamo un pochino di olio di Livello buono, livello buono. mi raccomando. Ok, un po' di peperoncino. E poi c'era l'altra sardina, l'altra acciughina. Eccola là. Oh, ma anche queste qua le avete fatte in casa? Fatte in casa, acciughe sotto sale. Se vai a vedere la mia ricettina, quelle del pane burro e acciughe, le trovi, di sicuro. Fa le acciughine sotto, le fate anch'io, però queste sono fatte bene perché sono fresche. Vabbè, gliele aggiungiamo all'olio. Normalmente non si aggiunge, poi ci vorrebbe anche un pochino di prezzemolo, però noi glielo mettiamo Non troppo. perché poi dobbiamo fare un'altra lavorazione particolare. Qua il fuoco è acceso. Qua come va? Qua ci siamo già. Un po' di sale. Vabbè, ovvio, sì. Si mette un po' di Un po' sale. il peperoncino c'è, quindi non serve il pepe. E qua siamo praticamente a posto. Anche qua Arrivati. ovviamente, un pochino di prezzemolo ci si potrebbe mettere, ma non lo mettiamo. E vediamo perché. Perché non lo mettiamo? Perché ci mettiamo la mollica col basilico. Brava. Tutto- Brava. Allora è imparata. Anzi, mi sai insegnare. No, io insegno, io imparo da te perché è giusto anche questo. Qua la pasta. Non si è ancora buttata, si butta. Ha voglia. Vai. La pasta. Vai. Buttiamo la pasta, ma raccomando non spezzate nemmeno le linguine perché vi venga a spezzare i ginocchi a casa. Se Il no. ginocchino. Allora, qua sta andando, guarda che bello. Perfetto. Vedi come si Si scioglie? scioglie tutta la nostra acciughina come Esatto. questo sughettino, Quello lì, 3 minuti spegnilo che è spengiamo. pronto. Spegnilo che è Perfetto. pronto. Aggiustalo con un po' di sale e basta. Già fatto, E quello chef. lì è a posto, basta caro. Adesso qua andiamo con il pan grattato. E questo diciamo che è il nostro Parmigiano dei poveri. Esatto. La giriamo bene, lo lasciamo che va a scaldarsi bene, insaporirsi bene e poi lo teniamo così. Lo facciamo andare pochi secondi e questo è pronto. E la nostra cremina di pan grattato è pronta, no? Esatto. Perché sembra quasi una crema. Allora, qua gli mettiamo un bel... Qua spegniamo pure il fuoco che questo è pronto, perché l'olio è bello caldo, però non deve Friggere, non deve scurire. perché anche. sennò va a perdere il suo sapore, va a perdere la sua peculiarità. In questa Perfetto. maniera rimane bello profumato. Gli mettiamo un coperchietto e lo teniamo in Certamente. caldo, che poi glielo mettiamo sopra. Le léger sono Fe. fatto. Senti il profumo? Boia. Leva di sentimento, bimbi. Beh, questo è buono. Perché è roba buona. Sì. Ricordiamola a Alta tutti, a qualità. tutti quelli che ci Alta seguono. qualitation. Che bisogna usare la roba Di alta qualità. Perché alta o almeno buona, non di quelle finte, perché sennò la roba è difficile farla venire buona. Facciamo una cosa. Pulizia. Mettiamola in ordine, ci vediamo fra... Ah, poino. Pochino. 30 secondi e cominciamo con l'ultima fase della ricetta. C'è un odore di menta, eh? Fantastico. Sembra di essere da menta dentro. Allora, la menta è pronta, che è questa. E la teniamo qua e la mettiamo all'interno del piattino, di un piattino. Questo invece lo dobbiamo fare rosolare, lo scalogno lo prepariamo, lo lasciamo intero, nel senso che non lo tritiamo, facciamo a metà, in questa maniera. E poi mettilo pure all'interno della padellina, gli aggiungi un pochino di Olio di buono. olio, oramai è un caldo. Allora mettiamo 5-6 cucchiai d'olio. Vai. Così,
Perfetto, anche 4, no 5. Anche 4. Il tocchettino di scalogno facciamo insaporire, ne aggiungiamo delle belle foglioline di basilico. Io intanto Bene. controllo la linguina, Stefano, se no Sì, qui vai chef. Sì, bisogna chef, sì, chef. arrigirarla, vero? Sì, chef. Qua gli aggiungiamo anche il basilico e lasciamo rosolare bene. Perfetto. Quant'è il tempo di cottura della seppiolina? Circa 30 secondi, Non perché di se più. no, Ok, perché sennò diventa di gomma. di caucciù. Il motivo è molto semplice, perché il pesce di questo tipo, che poi Fresco? non è pesce, esatto. Sono che cosa molluschi, succede? bravissimo. Esatto, sono molluschi. Che cosa succede? O lo cucini poco tempo e allora rimane bello morbido e profumato, oppure lo devi cucinare a lungo, quindi Per renderlo 20 ancora minuti morbido. per farlo ritornare morbido. Perché ne Quando- devi rompere un attimino. Esatto, la fibra. Quando è piccolo così, lo cucini poco, diventa bello morbido. E- Se lo cucini a lungo, che cosa succede? Perde i suoi liquidi, ma assorbe gli altri liquidi che sono quelli del condimento. Le condimenti che stai diventano facendo. più Esatto. meno di mare. Meno di mare. Invece Perfetto. in questo caso cotto pochissimo diventa Il mare in bocca, il come mare dico in bocca. io. Eccolo, è esatto, in bocca proprio. Nel vero senso della parola. Regolare. Guarda qua che meraviglia. Guarda che bellezza. lì. Perfetto. Allora, un po' di sale. Un po' di sale ce l'hai te lì, guarda. No, Opla. dov'è? Un Finito. cellò. Maruca, Un ci cellò. sta, eccolo là, vai. Andiamo subito con le mini seppioline. Facciamo saltare un pochino. Proprio che cambino colore leggermente, E no? dammi ancora Stefano? un po' di pepe anche per favore, un po' Pepe. di sale. Sale, eccolo qua. E voilà. Vai, perfetto. Vai con un po' di pepe. E voilà. Spegnere il fuoco. Sono pronte. Guardate che bellezza, facciamole vedere ai nostri amici. Sono fantastiche. Sono croccantine buone. Ma proprio sono perfette. Eliminiamo lo scalogno perché sennò va a rilasciare la tonalità Perfetto. amara. Tieni, mettile qui, vieni. Ci spostiamo qua. E ora dobbiamo dargli la freschezza. La freschezza gliela diamo con che cosa? Con la menta. Esatto. Quindi torniamo di qua. Le andiamo a mettere all'interno del piattino dove c'è la menta che avevamo fatto prima. Che abbiamo già ripulito. Esatto. Almeno una decina, 12 foglioline di menta, mi raccomando, eh. Esatto, perfetto. Senza troppo sugo? Noi lo mettiamo tutto perché sennò dopo diventa acquoso, invece così deve rimanere. Perfetto. Però dobbiamo dargli ancora un'altra cosettina qua. Un pochino di che cosa? Di quello buono. Livello buono. Poco. Poi un filo. Un filino. Un filino. Filino. Un filino. Filino, filino. Andiamo. Trac, fatto. E poi un pochino di basilico ancora. A crudo questa volta. Basta. E voilà. Si mescola un po'. Se vuoi dai un'assaggiata per vedere se va bene di sale, se va bene di tutto. Beh, me lo faccio di due volte. Vai pure. Mi mangio- Vedi se va bene di sale, vedi se va bene di tutto. Così è perfetto. E questo qua è qualcosa che metteremo poi sopra nel piatto per andare a fornire questa completezza al nostro linguino. Spaghettino. Ma come mi guardi? Ti guardo perché Anche storti gli occhi, guarda. Ti guardo perché? mi ha dato un sapore in bocca nuovo e mi fa piacere. E Questa ora base non si butta. si mette nel Qua. zucchino. Esatto. Perfetto. E voilà. Non vedo l'ora di mangiarli. Vedi se la linguinale è pronta. Mi sa che quasi ci siamo. Vai pure. Eh sì, eh. Vai pure, vai pure. Sì, se no si mangia a scotta fa cacare. Oh, ma quando vieni qua a Milano? Quando vengo su a Milano voglio mangiare la Cos'è? Cosa fate voi la bagna cava? No, la bagna La cava. bagna cao, ti faccio la cascella. La cassola! Minchia, ti faccio la cascella. Poi spegniamo qua. Facciamo scolare bene, se no le facciamo annacquati. Vai pure. E voilà. Hai visto? Un po' dura da girare sto padellone, però si può fare. Vedi? Adesso lo facciamo saltare, vai. Vai, vado pure. botta di Vai, salto. Vai, vai. Vai, bella maestro. Ora, un po' di basilico fresco, fuoco spento perché già basta. Sì, basta, ha ritirato tutto il nostro sughettino, l'amido ha legato la nostra pasta. Guarda no? l'amido, guarda tutto quanto, è veramente fantastico. Via! Senti che profumo, veramente Ah, sì, spettacolare, eh? Queste due rimangano fuori, oh. Queste due? Dammi qua. No, fallo te il piatto, fallo Vieni. te. Fallo te. Io altri due fili ce ne metterei, però. Ma io anche ce ne metterei anche un po' di più. Ma guarda. bastando fili così, guarda. Guarda che bello.
La cosa buffa è l'insieme di profumi e di sapori che sono veramente fantastici. Sì, si sentono. si sentono, E questa eh. è la semplicità in tavola, è una bontà pazzesca. Veloce, facile e Spettacolare. buono. Spettacolare. Questa è un pochino di muddicata. Muddicata, mi raccomando, La eh. muddicata. Tanto i nostri amici siciliani che ci seguono a tutte e due la conoscano sicuramente. E poi, per chiudere, In bellezza, naturalmente, sempre. e voilà. Ci mettiamo proprio giusto 2 di questi, ma non sopra, glieli mettiamo di lato. E poi... Basta perché devono toccare per tutti, Stefano, se no si ci picchia dopo, io lo so. Filino a crudo, Da crudo, sempre. Questi non li metto sopra perché li mettiamo a fianco, perché altrimenti il si va a pan creare il pappone. Invece così si riesce a gustare tutti i sapori. Fino d'olio a crudo, E voilà, ragazzi. e voilà, noi ora cosa Spaghetto, andiamo? che non è uno spaghetto, Ma è una linguina! del bocca con l'olio di quello buono. Cerca di fare livornese, ma è meglio che faccia il milanese, ve lo dico io. Metteme, allora, tragadan. Eccoci qua, tanta roba. Non vediamo l'ora di mangiarlo. Facciamo la prova dell'assaggio, dai. Bravo. Vai, fai la prova dell'assaggio. Io inviterei per fare la prova dell'assaggio. Vieni. Inviteremo Andrea che tanto se no Katia veniva, arriva dai, è già viola ora, mai a la Prima lettina. volta sugli scavi del Bocca. Voglio dire, Aspetta. Simone e Andrea. Andrea e Simone e poi e anche Stefano. Fai Sì. la prova dell'assaggio adesso perché sennò no, non è la e mi consenta, bisogna fare le cose fatte bene Sono come proprio bisogna d'accordo. farle. Vediamo. La mia domanda è: sarà buono o sarà cattivo? o non sarà buono? Senti Non lo Ricchio so. Dorino. È la prima volta che sto facendo assaggiare un mio piatto che è mio, che poi in realtà è nostro. È nostro. Fatto da lui, da noi, però comunque lo sta assaggiando, io no. E questa è la Come vostra ti idea. sembra? E non si fa. È tanta roba. Tanta roba, tanta buona. Facciamolo finire di mangiare perché noi siamo gente che se si vuole che ci vengano gli iscritti facciamo le cose a modino, bisogna iscriversi ai nostri canali. Iscrivetevi al canale del Bocca. E perché iscrivetevi- è un grande e poi è simpaticissimo. E iscrivetevi anche al canale di Stefano Barbato perché è un grande, simpatico, sincero. E fra Beh, poco saremo i 2 giudici di Masterchef e lui sarà il giudice dei giudici. giudicheremo. Io assaggio tutto. E che dire? Adesso mangiamo anche noi. Ecco, Si bravo. mangia anche noi. E ci Grazie vediamo- a tutti, ve lo dico io stavolta che non vi dico mai un niente. Grazie a tutti per tutto quello che ci date. A presto. Bene, Bacione. Alla prossima video ricetta. Ciao. Ciao!